Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi è una puntata diversa, un po' particolare. Mi trovo al confine della provincia di Roma con la provincia di Viterbo. In particolare sono nel parco della Valle del Treia, sono diretto alle cascate di Monte Gelato, un luogo veramente molto bello dove oggi avrò la possibilità di testare alcune funzionalità molto interessanti della Olympus EM1 Mark III. E vorrei provare la funzione chiamata Live ND, che praticamente va a simulare il filtro ND ottico, ma in maniera elettronica, direttamente integrato nella macchina. Quale posto migliore se non le cascate e dei corsi d'acqua per creare un po' quell'effetto seta e delle situazioni davvero interessanti. E intanto, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, mettete un like qui all'inizio del video, rimanete con noi perché oggi pomeriggio sarà veramente un'esperienza molto rilassante. Sono arrivato qui alle cascate del Monte Gelato, che sono proprio qua davanti a me, in un ambiente molto bello, molto rilassante e devo dire anche fresco. Melody si è trovata un posticino lì sotto un albero, adesso il sole sta scendendo un po' da quella parte e la situazione sta diventando un po' più morbida. Vorrei provare questa Olympus EM1 Mark III perché ha una funzionalità molto particolare, un filtro ND integrato, cioè va a simulare una lunga esposizione però praticamente solo a livello elettronico. Infatti non metterò davanti alcun filtro. La scena è quella che ho davanti, si tratta dei 4 salti principali della cascata di Monte Gelato e qui davanti a me c'è un po' di foglie e un po' di schiuma dell'acqua che probabilmente formeranno un vortice. Sto utilizzando in questo momento il grandangolo 8-25 che praticamente va da una focale di 16 mm sino a un equivalente di 50, quindi è molto versatile. Creo la mia composizione, do un timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori. Andiamo?
Vai. Sono stato qui alle cascate del Monte Gelato circa 3 anni fa insieme a Dario Nicolai. Se aveste perso il video vi rimetto qui sopra la scheda, così potrete andare a vederlo. E la situazione è un po' diversa da quell'ultima volta, ci sono delle recinzioni in più, c'è un ponticello galleggiante molto divertente. Questo è un luogo a livello naturalistico davvero molto bello, si possono incontrare piccoli animali come salamandre, libellule in questo periodo dell'anno. Prima ho anche incontrato una famiglia di anatroccoli che nuotava in fila lungo le rive del fiume, davvero molto bello. Però anche sul piano storico e culturale è sicuramente un luogo di grande interesse e grande mistero. Dietro le mie spalle, da quella parte lì, c'è una parete a picco qui sulla forra del fiume Treia, che è questo che attraversa la valle, che presenta come dei gradoni lavorati che salgono quasi a formare una scala. Questo luogo non è molto lontano dal luogo della piramide di Bomarzo, credo che forse nell'antichità sarà stato abitato più o meno dalla stessa popolazione o etrusca o comunque delle popolazioni italiche precedenti ai Romani. E infatti proprio qui, lungo il corso del fiume, ogni roccia è lavorata, presenta delle scanalature, dei buchi, dei solchi, è davvero molto interessante. Da quello che so e che ho sentito dire, andando a cercare sulle pareti di queste rocce ci sono anche delle raffigurazioni, dei volti, dei personaggi molto misteriosi. Credo che questo forse sarà stato un luogo forse sacro, magari sono degli altari per dei rituali religiosi, non lo so. Purtroppo ora non ho il tempo di investigare questi aspetti storico-culturali, tornerò magari qualche volta di giorno con tutta la mattina davanti e cercherò di andare alla ricerca di queste curiosità. Mi sposterò invece ora da quella parte, sul lato opposto del fiume, per continuare la mia esperienza con la Olympus EM1 Mark III. Questi sono gli ultimi giorni che ho a disposizione per provarla e vorrei davvero tirare fuori il massimo da questa opportunità. E da quella parte ci sono delle bellissime composizioni che potrò realizzare con delle radici degli alberi qui in primo piano, le cascate sullo sfondo, questa vegetazione verde così rigogliosa in questo periodo dell'anno. Insomma, questo è un posto che fotograficamente non potrà deludervi. E purtroppo non ho molto tempo perché il parcheggio dove ho lasciato la macchina chiuderà alle 8 e sono quasi le 7:30, per cui voglio realizzare, prima di lasciare questo luogo bellissimo, una fotografia con queste radici in primo piano e la cascata sullo sfondo, utilizzando questo ramo come quinta, come cornice per i salti dell'acqua. Lì dietro invece c'è un bellissimo ponticello con sotto la cascata, una piccola cascata, davvero molto bello. E purtroppo invece l'avventura di oggi si è conclusa così, in maniera un po' brusca, perché avevo lasciato la macchina in un parcheggio dove il cartello poi mi sono accorto che diceva chiude alle ore 20. Siccome siamo in prossimità delle giornate più lunghe dell'estate, mi sono reso conto che ormai erano quasi le 8 e sono dovuto scappare a prendere la macchina. Sono qui lungo la riva del fiume Treia. Vorrei tornare in questo luogo perché è davvero molto bello, magari in autunno la vegetazione offrirà uno spunto migliore per il colore. Io vi ringrazio per aver seguito la puntata di oggi fino a questo punto. Se non l'avete ancora fatto, attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche ed escursionistiche. Qui, dalle cascate del Monte Gelato, da Luigi e Melody, per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!